Ciao ragazzi, in questo tutorial vediamo come si risolvono le disequazioni di secondo grado. Innanzitutto, diciamo qualitativamente cosa significa risolvere geometricamente un'equazione di secondo grado. I concetti introdotti ci permetteranno poi di capire come si procede quando si vuole risolvere una disequazione di secondo grado. In questo video analizziamo il caso più frequente, quello di disequazione con discriminante delta positivo. Dopo qualche esempio svolto, vi riporto i principali passaggi della procedura risolutiva e nella parte finale del video vi assegno alcuni esercizi con le relative soluzioni. Iniziamo! Risolvere algebricamente un'equazione di secondo grado, come abbiamo visto, è molto semplice. È sufficiente scriverla in forma normale ed applicare due semplici formule. Geometricamente, sul piano cartesiano, risolvere un'equazione di secondo grado equivale a trovare i punti di intersezione fra la curva di equazione y uguale a ax quadrato più bx più c, che è una parabola, e l'asse delle ascisse, cioè la retta orizzontale di equazione y uguale a 0. Dunque, in breve, dobbiamo intersecare una parabola con l'asse delle x. In questo esempio ho rappresentato una parabola con il coefficiente a del termine di secondo grado positivo. Vediamo ora, utilizzando GeoGebra, le situazioni che ci si possono presentare. In questo primo esempio vi ho riportato un esercizio di quelli svolti nel tutorial precedente. Si tratta di un'equazione completa in cui il discriminante è positivo e che fornisce le due soluzioni reali e distinte 4 e meno 1. Rappresentiamo ora graficamente, utilizzando GeoGebra, la curva di equazione y uguale x quadrato meno 3x meno 4. Come già detto, si tratta di una parabola. Rappresentiamo ora la curva di equazione y uguale a 0, che come già detto è l'asse x. Le due curve si intersecano in due punti x1 e x2, le cui ascisse sono meno 1 e più 4. Esattamente come le soluzioni della nostra equazione. Consideriamo ora un secondo esempio. Si tratta di un'equazione con discriminante nullo che dunque ha due soluzioni reali coincidenti, che risultano essere entrambe uguali a meno 3. Vediamo la situazione grafica. Si tratta di intersecare una parabola con il vertice sull'asse x e l'asse x stesso. Come possiamo notare, entrambi i punti di intersezione x1 e x2 sono coincidenti e sono entrambi i punti di ascissa uguale a meno 3, esattamente come la soluzione della nostra equazione. Esaminiamo ora anche il caso delta minore di 0. Come sappiamo, quando il delta è minore di 0, l'equazione è impossibile. Graficamente ora la nostra parabola si trova completamente sopra l'asse x e dunque non ha nessuna intersezione con l'asse x stesso. Infatti, come si può notare qui a sinistra, i due punti di intersezione tra la parabola e la retta non sono definiti, cioè non esistono. Dunque, riepilogando quanto detto, risolvere un'equazione di secondo grado graficamente significa trovare le ascisse dei punti di intersezione fra una parabola e l'asse x. Quando il delta è maggiore di 0 abbiamo due punti di intersezione e dunque due soluzioni reali. Quando il delta è uguale a 0 abbiamo un solo punto di intersezione, che poi è il vertice della parabola, e dunque una sola soluzione reale, oppure due soluzioni coincidenti, e quando il delta è minore di 0, come mostrato in questo esempio, non si ha nessuna intersezione fra le due curve e dunque l'equazione è impossibile. Riepiloghiamo quanto detto in uno schema riassuntivo. Dobbiamo semplicemente ricordare che quando il discriminante è positivo, la parabola interseca l'asse x in due punti distinti. Quando il delta è uguale a 0, la parabola interseca l'asse x in un solo punto, che poi è il vertice della parabola, e quando il delta è negativo, la parabola e l'asse x non si intersecano in alcun punto, e dunque non c'è nessuna soluzione reale e l'equazione è impossibile. Questi tre piccoli grafici stilizzati sono di fondamentale importanza per la risoluzione delle disequazioni di secondo grado. Vediamo ora come si utilizzano.
dobbiamo risolvere la disequazione di secondo grado 2x² meno 5x più 3 maggiore di 0. Risolviamo innanzitutto la sua equazione associata, che si ottiene sostituendo il maggiore con l'uguale. Calcoliamo innanzitutto il discriminante delta, che risulta essere uguale a 1, cioè positivo. Dunque la nostra equazione avrà due soluzioni reali distinte. La sua parabola rappresentativa toccherà dunque l'asse x in due punti distinti. Risolviamo ora l'equazione e determiniamo le ascisse di questi due punti, che risultano essere x uguale a 1 e x uguale a 3 mezzi. Riportiamo tali valori sul nostro grafico stilizzato, ricordandoci di ordinarli dal più piccolo al più grande. Graficamente, dunque, le soluzioni della nostra equazione sono i due punti di ascissa più 1 e più 3 mezzi, cioè i due punti in cui la parabola interseca la retta. In questo caso però noi vogliamo risolvere una disequazione, non un'equazione, e dunque determinare i punti in cui la parabola è sopra la retta, poiché nel testo della disequazione c'è scritto parabola maggiore della retta, che graficamente significa parabola sopra la retta. I punti in cui la parabola si trova sopra la retta, nel nostro grafico stilizzato, sono quelli di questo ramo e quelli di questo ramo, e dunque le ascisse corrispondenti sono queste, che si trovano a sinistra del punto di ascissa uguale a 1, e queste, che si trovano alla destra del punto di ascissa 3 mezzi. La nostra disequazione ha dunque come insieme soluzione l'unione fra i due intervalli x minore di 1 e x maggiore di 3 mezzi. Nella rappresentazione grafica ho utilizzato due pallini vuoti per rappresentare i punti 1 e 3 mezzi, poiché nel testo della disequazione non è presente l'uguale. Se nel testo della disequazione fosse stato presente l'uguale, avrei utilizzato due pallini pieni ed avrei messo l'uguale anche nella soluzione, cioè avrei scritto x minore uguale a 1 unito x maggiore uguale a 3 mezzi. Vediamo ora come si procede quando nel testo della disequazione iniziale è presente il minore. Come in precedenza, si risolve l'equazione associata, si determina il suo discriminante e siccome è positivo si rappresenta una parabola che interseca l'asse delle ascisse in due punti distinti, che sono i due punti di ascisse più 1 e più 3 mezzi, soluzioni dell'equazione associata. Ora però il verso della disequazione iniziale ci dice che sono soluzioni della disequazione i punti della parabola che si trovano sotto l'asse x, e dunque i punti di questo settore. Le soluzioni della nostra disequazione sono dunque i numeri compresi tra 1 e 3 mezzi, estremi esclusi, poiché nel testo della disequazione non è presente l'uguale. Se invece fosse stato presente l'uguale, avrei rappresentato i due punti con due pallini pieni ed avrei messo l'uguale anche nella soluzione, cioè avrei scritto x compreso tra 1 e 3 mezzi, estremi inclusi, cioè con l'uguale sia qui che qui. Prima di vedere qualche altro esempio, riassumiamo ora la procedura risolutiva. Per risolvere una disequazione di secondo grado, qualunque sia il verso presente nella disequazione, innanzitutto bisogna scrivere la sua equazione associata, cioè sostituire il verso presente con l'uguale. Si calcola poi il discriminante delta e in base al suo valore si rappresenta una parabola stilizzata, ricordando che quando il delta è positivo, la parabola interseca in due punti l'asse x. Quando il delta è uguale a 0, la parabola interseca in un solo punto l'asse x, mentre quando il delta è negativo, la parabola e l'asse x non si intersecano. A questo punto, in caso di delta positivo o nullo, si risolve l'equazione associata e si determinano le sue soluzioni, che graficamente sono i punti di intersezione tra la parabola e l'asse delle ascisse. Per concludere, si individua l'insieme soluzione, ricordando che se è presente il verso maggiore nella disequazione, l'insieme soluzione è dato dalle ascisse dei punti della parabola che si trovano sopra l'asse x,
mentre se nella disequazione iniziale fosse presente il minore, l'insieme soluzione è dato dalle ascisse dei punti della parabola che si trovano sotto l'asse x. Per concludere, si scrive l'insieme soluzione, ricordando che se è presente anche l'uguale nel testo della disequazione, l'uguale va riportato anche nel risultato, mentre se l'uguale non è presente nel testo, non sarà presente nemmeno nel risultato. Risolviamo ora altri due esercizi. In questa prima disequazione è presente il verso maggiore o uguale a 0. Inoltre, il termine noto è nullo. Dunque l'equazione associata è un'equazione spuria. Anche senza calcolare il suo discriminante, sappiamo che il delta è positivo, poiché un'equazione spuria ammette sempre due soluzioni reali, e dunque la sua parabola rappresentativa è di questo tipo, cioè interseca l'asse delle ascisse in due punti distinti. Se non ne siamo convinti, calcoliamo comunque il delta, che risulta uguale a 64. E dunque la nostra equazione ha due soluzioni reali e distinte, che calcoliamo mediante la legge dell'annullamento del prodotto. Troviamo in questo modo x uguale a 0 e x uguale a meno 8 quinti. Riportiamo tali valori nei punti in cui la nostra parabola rappresentativa interseca l'asse delle ascisse. Ho utilizzato i pallini pieni, poiché nella disequazione è presente l'uguale. L'insieme soluzione è dato dall'unione dei due intervalli in cui i rami della parabola si trovano sopra l'asse x, e cioè questo intervallo e quest'altro intervallo. Il nostro insieme soluzione è pertanto dato dall'unione dei due intervalli x minore o uguale a meno 8 quinti e x maggiore o uguale a 0. Vi ho riportato questo esempio per ricordarvi che un'equazione spuria ammette sempre due soluzioni e dunque la sua parabola rappresentativa sarà sempre di questo tipo, cioè una parabola che interseca l'asse x in due punti distinti. È dunque superfluo calcolare il delta, ma è sufficiente calcolare le due soluzioni, riportarle sul grafico e poi decidere se prendere gli intervalli esterni, come in questo caso, oppure l'intervallo interno, nel caso nella disequazione fosse presente il simbolo minore o minore uguale. Passiamo ora ad un altro esempio. In quest'altro caso, l'equazione associata è un'equazione pura ed avendo i termini di secondo grado ed il termine noto discordi fra loro, ammette due soluzioni reali opposte fra loro. La sua parabola rappresentativa è dunque di questo tipo. E sarebbe dunque sufficiente trovare le due soluzioni, rispettivamente meno 3 e più 3, e riportarle sul grafico. Se però non ci accorgessimo di quanto è stato detto, potremmo comunque calcolare il discriminante delta, vedere che è positivo e dunque rappresentare la parabola come già detto, risolvere l'equazione con la tecnica rapida vista nei tutorial precedenti, senza utilizzare perciò la formula risolutiva, riportare i due valori trovati come soluzione nei punti in cui la parabola interseca l'asse delle ascisse, utilizzando i pallini pieni poiché nel testo della disequazione è presente anche l'uguale, e determinare, poiché il verso della disequazione è minore o uguale a 0, l'intervallo soluzione che è quello in cui la parabola si trova al di sotto dell'asse delle ascisse, ed è dunque dato dai valori della x compresi tra meno 3 e più 3, estremi inclusi. Prima di concludere, vi assegno alcuni esercizi con le relative soluzioni. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial continueremo il discorso sulle disequazioni di secondo grado ed analizzeremo i due casi delta uguale a 0 e delta minore di 0. Vi aspetto! Ciao!